Immagina una sera d'estate in un piccolo paese italiano. Nella piazza principale ci sono luci colorate, tavoli lunghi e un buon profumo di cibo. Le persone ridono, mangiano e ascoltano la musica insieme. Questa festa si chiama Sagra ed è una delle tradizioni più amate d'Italia. Una sagra è una festa popolare dedicata al cibo. Quasi sempre celebra un prodotto tipico, cioè un cibo che nasce proprio in quella zona. Per esempio, un paese famoso per le castagne organizza la Sagra della Castagna. La castagna è il frutto marrone del castagno e si mangia soprattutto in autunno. Un paese vicino al mare, invece, organizza la Sagra del pesce. In Italia ci sono migliaia di sagre ogni anno, dal nord al sud. Ogni paese, anche il più piccolo, ha la sua festa e il suo piatto speciale. La sagra non è un ristorante e non è un semplice mercato. È una festa della comunità. Le persone del paese preparano tutto insieme. Gli abitanti cucinano, servono i piatti e puliscono i tavoli come volontari. Un volontario è una persona che lavora gratis, per passione e per il suo paese. I prezzi sono bassi, perché lo scopo della festa non è guadagnare molto. Spesso i soldi servono per il paese, per la chiesa, la scuola o la squadra di calcio. Per questo la sagra è molto più di una cena, è un momento di vita insieme. Per uno studente di italiano, la sagra è anche una piccola scuola di lingua. In una sola sera puoi imparare parole nuove, assaggiare piatti veri e ascoltare l'italiano di tutti i giorni. In questo racconto facciamo un viaggio nel mondo delle sagre italiane. Scopriamo la loro storia, i piatti tipici, le feste più famose e alcune curiosità. Partiamo dalla domanda più semplice. Da dove viene la parola sagra? La parola viene dal latino sacrum, che significa sacro, cioè legato alla religione. All'inizio, infatti, la sagra era soprattutto una festa religiosa. Già i Romani, più di 2000 anni fa, facevano grandi feste per ringraziare gli dei. Ringraziavano per il raccolto, cioè per il grano, la frutta e l'uva dei campi. Dopo il raccolto, i contadini mangiavano e bevevano insieme per giorni. Un contadino è una persona che lavora la terra e produce il cibo. Poi è arrivato il cristianesimo e le feste sono cambiate. Ogni paese ha scelto un santo protettore, chiamato anche santo patrono. Il giorno del santo patrono, tutto il paese faceva una grande festa. Nel Medioevo, queste feste religiose sono diventate anche occasioni di mercato. Il Medioevo è il lungo periodo storico tra l'anno 500 e l'anno 1500 circa. Davanti alla chiesa arrivavano venditori, contadini e artigiani da tutta la zona. Le persone pregavano, ma poi compravano, vendevano, mangiavano e ballavano. Così la festa religiosa e la festa del cibo sono cresciute insieme. Per molti secoli la sagra è rimasta il giorno più importante dell'anno nei paesi di campagna. La vita dei contadini era dura e i giorni di festa erano pochi. La sagra era il momento giusto per riposare, mangiare bene e incontrare gli amici. Poi, nel Novecento, cioè nel XX secolo, l'Italia è cambiata molto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molte persone hanno lasciato la campagna per andare in città. I piccoli paesi rischiavano di perdere le loro tradizioni e i loro prodotti. Così, negli anni 50 e 60, molti paesi hanno creato sagre nuove. Lo scopo era chiaro: difendere i prodotti locali e riportare le persone in piazza. Il piano ha funzionato e oggi le sagre sono vive più che mai. Ogni anno
Milioni di italiani e molti turisti stranieri visitano le sagre dei piccoli paesi. Ma che cosa succede esattamente durante una sagra? Prima di tutto si mangia, e si mangia molto bene. Nella piazza o in un grande spazio aperto ci sono gli stand gastronomici. Uno stand gastronomico è un punto dove i volontari preparano e vendono il cibo. Di solito funziona così. Prima vai alla cassa e leggi il menù. Il menù è semplice e corto, pochi piatti, ma tutti del territorio. Paghi, ricevi uno scontrino e poi ritiri il tuo piatto allo stand. Nei menù trovi spesso pasta fatta a mano, carne alla griglia, formaggi e dolci della tradizione. Ogni sagra ha il suo piatto principale, scritto in grande sui manifesti della festa. Un manifesto è un grande foglio colorato attaccato ai muri che annuncia la festa. Molte persone arrivano anche dai paesi vicini e la piazza si riempie in fretta. Trovare un posto libero a tavola non è sempre facile, ma alla fine nessuno resta senza cena. Ti siedi a un lungo tavolo di legno, spesso accanto a persone che non conosci. Dopo 10 minuti, però, quelle persone parlano già con te come vecchi amici. Questa è la forza della sagra. Il cibo unisce le persone. Il cibo arriva spesso su piatti di plastica o di carta, senza eleganza. Ma il sapore è vero, perché le ricette sono quelle delle nonne del paese. In cucina lavorano decine di volontari, uomini e donne di tutte le età. I ragazzi portano i piatti ai tavoli, i nonni cucinano, i bambini giocano intorno. Alla sagra vedi spesso 3 generazioni insieme, nonni, genitori e figli allo stesso tavolo. Poi c'è la musica, un elemento fondamentale di ogni sagra. Su un piccolo palco suona spesso un'orchestra con canzoni da ballo. In molte regioni si balla il liscio, un ballo di coppia tradizionale e allegro. Coppie di ogni età ballano insieme sotto le luci della piazza. Per i bambini ci sono le giostre, cioè piccole attrazioni colorate che girano. Spesso c'è la pesca di beneficenza. Paghi poco, prendi un biglietto e vinci sempre un piccolo premio. Ci sono anche le bancarelle, che vendono dolci, giocattoli e prodotti locali. Una bancarella è un piccolo banco di vendita all'aperto. In alcune sagre ci sono giochi tradizionali tra i quartieri del paese. Per esempio, corse con i sacchi, gare di cucina o tornei di carte. A volte la festa finisce con i fuochi d'artificio, cioè esplosioni di luci colorate nel cielo. La sagra si fa anche con la pioggia. In quel caso i tavoli vanno sotto grandi tende. Una sagra dura di solito un fine settimana, ma alcune durano anche 1 o 2 settimane. L'ingresso è quasi sempre gratuito. Paghi solo quello che mangi e che bevi. Per questo la sagra è una festa popolare, aperta veramente a tutti. In quale periodo dell'anno si fanno più sagre? La risposta è semplice, soprattutto in estate e in autunno. L'estate è la stagione perfetta per stare fuori la sera. Fa caldo, le giornate sono lunghe e molte persone sono in vacanza. Tra giugno e agosto, ogni fine settimana ci sono centinaia di sagre in tutta Italia. Ad agosto c'è anche Ferragosto, la grande festa italiana del 15 agosto. Nei giorni di Ferragosto quasi ogni paese organizza una festa con cibo e musica. Molte famiglie in vacanza scelgono la sera della sagra per uscire tutte insieme. L'autunno, invece, è la stagione del raccolto. A settembre si raccoglie l'uva per fare il vino. Questa attività si chiama vendemmia. In ottobre e novembre arrivano le castagne, i funghi, il tartufo e l'olio nuovo.
Per questo l'autunno è pieno di sagre dedicate a questi prodotti della terra. Ci sono anche le castagnate, feste dove si mangiano le castagne calde cotte sul fuoco. In primavera ci sono sagre dedicate alle fragole, agli asparagi e ai carciofi. In inverno le sagre sono meno numerose perché fa freddo e le persone restano in casa. Ma alcune feste esistono anche in inverno, per esempio le sagre della polenta. La polenta è un piatto caldo e semplice, fatto con la farina di mais. In ogni stagione, quindi, c'è sempre una sagra da qualche parte in Italia. E in quali regioni si fanno più sagre? La verità è questa. Le sagre esistono in tutte le 20 regioni italiane. Però alcune regioni sono famose per il numero e la qualità delle loro feste. L'Emilia-Romagna, nel nord, è una delle regioni con più sagre in assoluto. Non è una sorpresa. Questa regione è famosa per la pasta fresca, i salumi e i formaggi. Anche la Toscana e l'Umbria, nel centro Italia, sono piene di sagre. Lì i piccoli paesi sulle colline celebrano l'olio, il vino, i funghi e il tartufo. Il Piemonte è famoso per le sagre del vino e per il tartufo bianco. Nel Lazio, la regione di Roma, ci sono i Castelli Romani, un gruppo di paesi sulle colline. I Castelli Romani organizzano alcune delle feste più antiche e famose d'Italia. Anche il Sud Italia ama molto le sagre. In Campania, in Puglia, in Calabria e in Sicilia. Lì si celebrano il pomodoro, il pesce, i limoni, il pane e tanti dolci tipici. Anche in montagna ci sono sagre. Lì si celebrano i formaggi, le patate e il miele. In generale, le sagre sono più forti dove la vita di campagna è ancora viva. Nei paesi piccoli, la sagra è spesso l'evento più importante di tutto l'anno. Molte sagre sono organizzate dalla Pro Loco, un nome che in Italia senti spesso. La Pro Loco è un'associazione di volontari che lavora per il luogo, cioè per il proprio paese. Adesso visitiamo insieme alcune delle sagre più famose d'Italia. Cominciamo vicino a Roma, nel paese di Marino, ai Castelli Romani. Qui dal 1925 si festeggia la Sagra dell'Uva, una delle più antiche d'Italia. La festa celebra l'uva e il vino bianco della zona, la prima domenica di ottobre. C'è un momento speciale che tutti aspettano: la fontana del vino. Per qualche minuto, dalla fontana del paese non esce acqua, ma vero vino bianco. Le persone riempiono i bicchieri alla fontana e brindano insieme. Brindare significa alzare i bicchieri e augurare buone cose prima di bere. Restiamo ai Castelli Romani, nel paese di Ariccia. Ariccia è la capitale della porchetta, un piatto amato in tutto il centro Italia. La porchetta è carne di maiale cotta lentamente al forno, con sale, pepe ed erbe. Fuori è croccante, dentro è morbida e piena di profumo. La sagra della porchetta di Ariccia esiste dal 1950 e attira migliaia di visitatori. Nei giorni della festa, il profumo di porchetta riempie tutte le strade del paese. Adesso andiamo in Liguria, nel nord, in un bellissimo paese sul mare, Camogli. Qui, dal 1952, la seconda domenica di maggio c'è la famosa Sagra del Pesce. I pescatori del paese friggono una quantità enorme di pesce per tutti i visitatori. Friggere significa cuocere il cibo nell'olio molto caldo. La cosa incredibile è la padella. È gigante, con un diametro di circa 4 metri. Questa padella enorme è diventata il simbolo del paese. Il pesce fritto è offerto a un piccolo prezzo
e i soldi vanno in beneficenza. Andiamo ora in Umbria, nel piccolo paese di Cannara, vicino ad Assisi. Qui a settembre c'è la sagra della cipolla, dedicata a un prodotto semplice e umile. La cipolla di Cannara è dolce, delicata e famosa in tutta la regione. Durante la festa, i cuochi preparano interi menù a base di cipolla. C'è perfino il gelato alla cipolla, per i visitatori più coraggiosi. Adesso scendiamo in Sicilia, nella città di Agrigento. Qui, alla fine dell'inverno, c'è la famosa sagra del mandorlo in fiore. Il mandorlo è l'albero delle mandorle e a febbraio si riempie di fiori bianchi e rosa. Durante la festa, le persone mangiano dolci di mandorla e guardano balli tradizionali da tutto il mondo. Finiamo il nostro giro in Piemonte, nella città di Alba. Ogni autunno, Alba dedica una grande festa al suo famoso tartufo bianco. Il tartufo è un fungo prezioso che cresce sottoterra, vicino alle radici degli alberi. Cercatori esperti lo trovano con l'aiuto di cani addestrati. Il tartufo bianco di Alba è uno dei cibi più costosi del mondo. Pochi grammi di tartufo possono costare centinaia di euro. Durante la festa, il profumo intenso del tartufo riempie il mercato della città. Queste sono solo alcune feste famose, ma la lista completa è lunghissima. Adesso alcune curiosità interessanti sul mondo delle sagre. Prima curiosità. Nessuno conosce il numero esatto delle sagre italiane. Sono sicuramente molte migliaia ogni anno e nuove sagre nascono ancora oggi. Seconda curiosità. Esistono sagre dedicate a prodotti davvero particolari. Ci sono sagre della lumaca, della rana e perfino dell'aglio. La lumaca è un piccolo animale molto lento e in alcune zone è un piatto tradizionale. Terza curiosità. Oggi la parola sagra si usa anche in modo più largo. Alcune feste si chiamano sagre, ma non celebrano un prodotto del territorio. Per esempio, esistono sagre delle patatine fritte o della paella spagnola. Molti italiani criticano queste false sagre perché non raccontano la storia del posto. Per loro una vera sagra deve celebrare un prodotto locale e la sua tradizione. Quarta curiosità. Le sagre aiutano l'economia dei piccoli paesi. Con i soldi guadagnati, i volontari pagano progetti utili per tutta la comunità. Per esempio, comprano un'ambulanza, sistemano il campo sportivo o aiutano la scuola del paese. Quinta curiosità. In italiano ci sono parole diverse per le feste. La parola festa è generale e va bene per ogni celebrazione. La fiera è più commerciale. Le persone vanno soprattutto per comprare e vendere. La sagra, invece, celebra un prodotto e mette sempre il cibo al centro. Sesta curiosità. In molte sagre c'è anche una gara di cucina. Una giuria assaggia i piatti e alla fine sceglie il piatto migliore dell'anno. La giuria è un gruppo di persone che giudica e decide chi vince. Vuoi visitare una sagra durante un viaggio in Italia? Ecco alcuni consigli semplici e pratici. Primo consiglio. Cerca le sagre nei paesi piccoli, non solo nelle città famose. Nei paesi piccoli l'atmosfera è più vera e i prezzi sono più bassi. Secondo consiglio. Arriva affamato perché le porzioni sono generose. Terzo consiglio. Porta i contanti, cioè le banconote e le monete. In molte sagre, infatti, non è possibile pagare con la carta. Quarto consiglio. Parla con le persone del posto, senza paura. Alla sagra tutti sono rilassati e felici di raccontare il loro paese. È un'occasione perfetta per praticare l'italiano vero di tutti i giorni.
Quinto consiglio. Prima di partire, controlla il calendario delle sagre della zona. Molti paesi pubblicano le date delle loro feste su internet. Il nostro viaggio nel mondo delle sagre finisce qui. Abbiamo visto che una sagra non è solo una festa del cibo. È la memoria di un paese, il lavoro dei volontari e la gioia di stare insieme. Da 2000 anni gli italiani si siedono a tavola per celebrare la loro terra. Le ricette cambiano, i tempi cambiano, ma la piazza piena di persone resta uguale. Se un giorno visiti l'Italia, cerca una sagra. Lì trovi la vita vera degli italiani. E tu? Quale sagra vuoi provare per prima? Quella della porchetta, del pesce o della cipolla?